Ciao a tutte e bentornate ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi guardate una borsa davvero molto particolare ed elegante, pensata proprio per il periodo in cui andiamo incontro, dove sicuramente tra matrimoni, battesimi e quant'altro questo genere di borse può esserci veramente molto utile. Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella. Se vi fa piacere datemi punti hype e seguitemi anche sui miei social. Nel progetto di oggi troverete a vostra disposizione un kit con tutto quello che servirà per realizzarla su borgodepazzi.com, che potrete acquistare col mio codice sconto del 10% e la solita possibilità appunto di scegliere tra le varie tinte, in questo caso Indalux, che è stato anche arricchito con nuove tinte. Infatti oggi vi presento questa che è la numero 45. Il kit è composto da 2 rocche da 250 grammi, la catena, questa bellissima chiusura in legno ovale e una base 21x8 sempre ovale. Per quanto riguarda l'uncinetto, numero 3 per il primo giro, numero 4 per tutto il resto della lavorazione. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo come al solito dalla base, lato corto, punto centrale. L'uncinetto momentaneamente più piccolo è il numero 3, così verrà più facile far passare il nostro filato. Allora, cappietto, sul punto centrale andranno 2 punti bassi, io all'inizio ne faccio uno e l'altro lo farò alla fine. La codina al solito cominciamo a fissarla, quindi ripeto, qui ne faccio uno ma poi ritorno, farò anche l'altro. Dopodiché sui 3 punti successivi andrò a realizzare 3 punti bassi nello stesso punto, quindi in questo modo. Anche in quello successivo creo 3 punti bassi e infine sul terzo, quindi 1, 2 e 3. Adesso sul lato lungo andrò a creare, praticamente andrò a fare nei primi 3 faccio 2 punti bassi in ognuno e poi uno singolo, nuovamente 3 punti bassi e uno singolo, e questa sequenza la faccio per tutto il lato lungo. Quindi iniziamo con i primi 2, anche in quello seguente sempre 2 punti bassi e infine anche sul terzo. Punto basso singolo in quello successivo e parto nuovamente con la sequenza. Quindi vado a fare gli aumenti in 3 punti, quindi il primo l'abbiamo fatto anche il secondo ed anche il terzo e poi un punto singolo. Questa sequenza la facciamo fino a qui e vi faccio rivedere il lato corto. Siamo arrivati qui, abbiamo finito la sequenza. Adesso in questi 3 faccio aumenti di 3 punti bassi in ogni foro, quindi faccio il primo, il secondo e il terzo. Faccio la stessa cosa su quello seguente, quindi sempre 3 nello stesso punto ed anche in quello successivo. In quello centrale, che sarebbe il punto centrale del lato corto, ne faccio 2, 1 e 1, 2 e 3 in quelli successivi, così completo tutto il lato corto, quindi con 3. Vedete, già viene difficile con l'uncinetto numero 3, per questo iniziamo con questo e poi procediamo con quello corretto per il nostro filato Indalux. Facciamo anche l'ultimo, 1, 2 e 3 e poi sul lato lungo ricominciamo 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 e qua facciamo 3 3 3
E infine non ci dimentichiamo di raddoppiare il primo punto, quindi ci rivediamo a questo punto per vedere come proseguire. Fine del giro, io faccio l'altro punto basso sul primo punto e chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia che ho effettuato. In questo modo cambio uncinetto, prendo il numero 4, va bene anche un 4,5, eventualmente non vi trovate col numero 4. Adesso cosa facciamo? Da adesso in poi lavoreremo in costa e iniziamo con le maglie alte, quindi senza fare più aumenti perché i punti sono più che sufficienti. Quindi la prima maglia la sostituiamo con 3 catenelle, è quello che faremo per ogni giro. Fatto questo, sotto ogni maglia sottostante e sempre lavorando in costa, quindi prendendo solo l'asola esterna, andiamo a creare delle maglie alte. Vedete, anziché il punto completo, solo quella esterna. In questo modo. Quindi punto su punto. È sempre in costa, non solo in questo giro, ma sarà realizzato tutta la lavorazione in costa perché poi lì andremo a creare i nostri volant. Quindi arriviamo a questo punto e vi faccio rivedere ancora una volta come realizzare quindi l'inizio e la lavorazione in costa. Fine giro, chiudiamo sulla prima maglia alta, ovvero sulla terza catenella, perché la prima maglia alta viene sostituita con 3 catenelle, e chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso la prima maglia alta sostituita da 3 catenelle, 1, 2 e 3, e questa sarebbe la prima. Dopodiché prendiamo il filo e andiamo sempre in costa, quindi sempre l'asola esterna, a realizzare un altro giro di punti alti, sempre in costa, perché vi ricordo che le costine ci serviranno per realizzare tutti i volant. Vedete? Ora ne faccio qualcun altro, rigiro il lavoro per farvi vedere il risultato, che comunque poi non si vedrà tanto perché ci saranno proprio ci sarà tutta la lavorazione che andremo a fare successivamente. E allora rigiriamo, vedete? Quindi la costina che deve rimanere. Adesso questo tipo di lavorazione, ovvero questi giri di punti alti, dovranno essere 15 e al termine ci rivediamo per farvi vedere come proseguire. Prima di procedere e terminare gli ultimi giri, io in questo momento ne ho fatti 9, adesso ne farò altri 3 sempre a maglia alta e poi gli ultimi 3 li farò a maglia bassa, ma prima di procedere controlliamo la nostra apertura. Guardate. Allora, siccome è un po' più larga, adesso in questo giro andiamo a creare delle diminuzioni, semplicemente per non lasciare l'apertura troppo aperta, perché altrimenti sarà poi difficoltoso inserire la nostra chiusura in legno. Quindi io cosa faccio in questo giro? Al solito inizio con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, vado avanti e ogni 7 maglie io andrò a creare una diminuzione, quindi 3, 4, 5, 6 e 7. A questo punto io cosa faccio? Entro nella successiva e chiudo a metà il punto alto, entro in quella successiva ancora e poi chiudo tutte assieme. In questo modo ho creato una diminuzione e procedo altri 7 punti e vado a creare la stessa cosa. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nuovamente una diminuzione. Quindi entro, il punto alto non lo chiudo del tutto,
riprendo il filo, vado in quello successivo e poi chiudo tutte assieme, in maniera tale che vado a togliere qualche punto in più. Facciamo questo giro, andiamo a ricontrollare e vediamo se serve un altro giro con diminuzione oppure possiamo procedere con gli ultimi normali e poi passare alle maglie basse. Fatto questo giro, vedete adesso in modo più morbido abbiamo una giusta apertura, vedete, per poi procedere a inserirla. Quindi abbiamo fatto 10 giri. Adesso ne facciamo altri 2 senza diminuzioni, quindi sempre con delle maglie alte. Quindi si procede normalmente, io ho già fatto la prima che sono 3 catenelle e procedo sempre in costa, in questo modo. Quindi mi vado a completare questi, poi ci rivediamo, vi faccio vedere l'inizio dei primi 3 giri, degli ultimi giri, scusate, a punto basso e poi passeremo a creare tutto il decoro sul corpo borsa. Ed eccoci qua quasi pronti. Io sto iniziando un altro giro ancora col punto alto in costa, perché mi sono resa conto che nel momento in cui iniziamo a fare le rugi, siccome ne salto uno perché altrimenti viene troppo piena, se io procedo così con 12 giri, se io inizio da qua, questo lo lavoro, questo lo lavoro, questo lo salto, questo lo lavoro, eccetera, eccetera, arrivo qui. Non voglio lavorare questo perché altrimenti sporge troppo, per cui se invece io ne realizzo un altro e parto da qui, uno lo lavoro, uno no, lavoro, 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 lavoro e lavoro e così mi viene perfetto. Quindi io vado a completare quest'ultimo giro, poi mi faccio 2 giri a punto basso normale e a quel punto saremo pronte per iniziare la lavorazione delle rouge. E allora abbiamo completato in totale 13 giri, sul 10° giro abbiamo fatto qualche piccola diminuzione, adesso vi faccio vedere gli ultimi 2 giri, li andiamo a creare a punto basso, quindi un passaggio molto semplice. Abbiamo chiuso con una maglia bassissima, catenelle e adesso sotto ogni maglia sottostante andiamo semplicemente non più in costa perché non ci serve più, andiamo a realizzare dei punti bassi in questo modo e in totale andiamo a farne 2 giri, che poi la parte, ripeto, che andrà all'interno della nostra chiusura. Vedete? Così verrà anche più facile inserire il tutto. Quindi oltre questo ne facciamo un altro e ci rivediamo per iniziare la lavorazione dei volà. Finito tutto, quindi anche i 2 giri a maglia bassa, adesso siamo pronte per lavorare sulle costine e ricordiamoci, se no viene troppo esagerata, nella prima sì, ne saltiamo una, poi andiamo nella seconda, infatti in questo modo finiremo esattamente qui. Allora, io adesso prendo il mio filato, ho fatto già un cappietto, mi vado ad agganciare in una costina, faccio una maglia bassa, poi faccio 2 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta e sotto ogni asolina vado a creare 3 maglie alte in questo modo, vedete? Voi volendo potete anche alternare e fare in una costina farne 3, in un'altra 2, questo dipende da voi e dal vostro gusto. Personalmente mi piace abbastanza riccia. Quindi vedete sotto ogni costina delle maglie alte. Quindi su tutte quelle che incontriamo. Vedete? Adesso io la metto in questo modo e si sta cominciando a formare il volà. Noi dobbiamo fare questo, lo facciamo tutto. Arriviamo a questo punto, si taglia il filo perché sennò viene troppo laborioso,
saltiamo questa, andiamo in quella dopo ancora e ripetiamo la stessa cosa. Quindi vedete, siccome questo già è abbastanza, copre praticamente questa costina, non serve farlo su tutti i righi, se no altrimenti la borsa verrebbe anche troppo pesante. Quindi, fatto questo, noi ogni volta che arriviamo a questo punto tagliamo il filo, lo nascondiamo dietro, ci riagganciamo qui, ne saltiamo una qui, quindi in totale saranno 6 giri con i volà. Li facciamo tutti e poi ci rivediamo per farvi vedere come inserire in modo perfetto ed evitare che si sganci la nostra chiusura. Siamo giunte all'ultimo passaggio, quindi dobbiamo inserire la nostra lavorazione all'interno della chiusura. Io quindi cosa ho fatto? Intanto ho preso il centro del lato corto della base che coincide con questo, poi alla fine avete visto ho fatto i miei 6 giri di volà e adesso o con un coltello oppure con un cacciavite piatto noi che cosa dobbiamo fare? Prima dobbiamo fare rientrare, quindi ci armiamo di tanta pazienza e cerchiamo di inserire all'interno, vedete, la lavorazione. Non vi preoccupate perché entrerà, ma ci vuole veramente pazienza e soprattutto dobbiamo cercare di entrare quanto più parte possibile in questo modo, vedete? Io non solo faccio un primo giro dove entro la prima volta, dopodiché, io adesso ve lo faccio vedere più che altro per rendervi conto. Allora, io intanto per fissarla inizio così. Non appena, vedete, ho entrato questa prima parte e arrivo qua, io poi di nuovo ci ripasso, vedete che ancora un po' di roba entra, perché poi qui ci saranno le viti che deve andare a toccare la nostra lavorazione. Vedete che ancora entra in questo modo, vedete? E a questo punto, quindi quando poi vediamo che non entra più nulla, noi prendiamo un cacciavite in questo modo, le nostre viti che saranno in dotazione, anche qui un passaggio delicato, quindi nella chiusura troverete anche le viti sufficienti per, ecco, vedete, ci vuole un po' di pazienza perché dobbiamo trovare, io purtroppo non mi ritrovo un cacciavite calamitato, comunque vedete io poi tengo, avvito per bene, quindi faccio la giusta pressione e piano piano, anche qui con tanta pazienza, andiamo a inserire la vite. Quindi è importante cercare di far passare all'interno quanto più lavoro possibile, in questo modo questa vite va a fissare anche la lavorazione. Quindi si fa tutto questo passaggio, poi qui andiamo a inserire la nostra tracolla e la borsa sarà completa. Guardate che risultato davvero bellissimo, elegante, quindi perfetto per una serata particolare o un evento importante. Allora, io ho aggiunto anche un manichetto perché voi trovate nel kit la tracolla lunga, ma io ho voluto farvi vedere anche come verrebbe con un manichetto più corto, quindi diciamo che poi la potete personalizzare a vostro piacimento. Vi ricordo che avete a disposizione un kit su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e come al solito scegliere tra le varie tinte. Io ne ho scelta una nuova di Indalux perché ci sono ancora più colori, quindi veramente c'è solamente l'imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda il cordino, vi ricordo che nel kit avete 2 rocche da 250 grammi, quindi mezzo chilo a disposizione. Io ne ho utilizzato solamente 350, massimo 370, quindi vi rimarrà abbondantemente anche per qualche piccolo progetto. Misure ottenute: circa 26 in larghezza, 20 cm fino al manico e 10 cm di profondità, quindi comunque sarà anche abbastanza capiente per mettere appunto l'indispensabile.
Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella così non vi perdete tutti i miei progetti futuri e se vi fa piacere darmi pure i punti hype. A questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.